Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sulla pagina di Go Community Italia. Siamo qui con Paolo Pacchiana del Jolly Roger all'evento Prize of Desires del 15 aprile. Ciao a tutti. Come stai Paolo? Bene, dai, sono un po' stanco. Un po' stanco per l'organizzazione dell'evento? Sì. Ok, allora ci tenevo a farti una piccola intervista che poi metteremo sulla nostra pagina, sul nostro blog, quindi facciamo anche un po' di pubblicità al nostro nuovo sito che abbiamo. Fate Allora, bravi, bravi. da quanto tempo giochi a Yu-Gi? Allora, diciamo che io gioco dal 2012 a livello competitivo. Fine 2012 YCS Barcellona, ho iniziato lì, però già dal 2010 giochicchiavo ai local con gli amici, quindi tanti anni. Ok, e quali sono stati i tuoi risultati più importanti a livello competitivo nel corso degli anni? Ne ho fatti un po' di top le ho fatte. Quella che mi ricordo di più è stata il secondo posto al YCS di Lille, perché è stata anche la prima top che ho fatto. Che anno era? 2013. Poi vabbè, altre top, però non sto qui a raccontartele, sennò mi annoio e basta. Giochi ancora attualmente a livello competitivo? Allora, gioco nel senso che giocare gioco, però mi sto dedicando più alla parte organizzativa, come questo evento che abbiamo organizzato questa domenica, piuttosto che giocare, lascio agli altri giocare competitivo. Ok, che cambiamenti hai notato nel corso degli anni al gioco e ai giocatori? Ma allora, diciamo che quando ho iniziato a giocare io il meta era molto lento, le giocate si basavano sul settare mostri, magie, trappole, molta interazione tra i vari turni. E adesso invece questa interazione si risolve banalmente in un turno che dura 40 minuti, Ok. varie combo, end trap, cose varie, quindi c'è stata un po' un'evoluzione in questo senso secondo me. Ok, sei fiducioso del futuro di Yu-Gi o ritieni che magari verrà annientato dalla concorrenza di giochi digitali che magari fanno gola ai ragazzini perché sono gratuiti? Beh, sicuramente questo è un bel cruccio per Yu-Gi-Oh! Perché comunque i giochi online stanno spopolando e spopoleranno sicuramente. Però a giocare a carte, trovarsi al sabato, la domenica con gli amici, anche una sera, fare il torneo è sempre qualcosa di reale, materiale, che è un qualcosa in più. Quindi sì, probabilmente ci sarà un calo nel gioco, però sono fiducioso, dai. Ok, hai mai giocato God Format? Certo, senza dubbio. Ok, cosa ti piace e cosa ti piace invece un po' meno di God Format? Ma in realtà io sono più sul classico, quindi Capro, Metamorfosi, Parshot, cioè proprio semplice. Però ci sono anche versioni strane, tipo quelle OTK, non so. Sì, ok. Oppure il Chaos, anche una versione che mi piace molto, quindi no, molto divertente. Ok, ti piace l'idea di poter giocare formati vecchi? Certo, sì, cioè GOT in particolare, però anche altri formati sarebbe bello riproporli. Ad esempio quali? Allora, molto skillato che ricordo era Elemental Dragon post ban, cioè quando i draghi erano uno. Ok. Necroz senza dubbio, anche se in quel periodo non avevo giocato tanto. E consigliamene uno, dai. Io sono di parte, io dico Mirror Match Monarca 2016, però sono di parte, tutti hanno odiato Monarca. Escludo Monarca. Ok, e quali pensi siano i benefici di promuovere formati vecchi e quali invece possono essere gli svantaggi? La cosa bella di giocare vecchi formati è il fatto che i giocatori nuovi che non hanno vissuto questi formati possano vedere come era il gioco in passato, scoprire come si è evoluto e comunque vedere anche il punto di vista di un giocatore più anziano. Ok, ci può stare. Pensi che molti del tuo team condividano a grandi linee le tue idee? Sì, senza dubbio. D'estate quando ci troviamo giochiamo a GOT, quindi. Ok, ma anche noi quando usciamo con i nostri amici abbiamo sempre 3 tavoli, 3 formati diversi, Certo. quindi è sempre così. Va bene, allora ti ringrazio Paolo per l'intervista e seguite la pagina del Jolly Roger Seguite questi ragazzi. e la pagina di Go Community Italia e alla prossima ragazzi. Ciao.